A un certo punto uno di noi, con un tono un pochettino più forte, no, gli ha detto: Ronny, adesso hai rotto, dai, datti una sveglia, dacci una mano, almeno fai una corsa, una roba. Lui guarda, fa: adesso faccio gol, poi dopo non parlare più. Però una volta abbiamo rubato il telefonino di Gattuso e abbiamo iniziato a mandare i messaggi un po' a tutti, a giornalisti, a Braida, a dirigenti, a persone, e mandavamo dei Nuova puntata di Unlocker Room con Mr. Brocchi, Christian Brocchi. Come si chiama un allenatore che in questo momento non allena? Si chiama comunque Mister? Ti chiamano per nome? Qualcuno sì, qualcuno no, ma non è un problema. L'importante è cosa pensano di te. E cosa pensano di te? Cioè, come vive un allenatore che non sta allenando? Si stacca totalmente dal mondo? Quante partite guardi in una settimana? Ma guarda, appena ho finito l'ultima esperienza mi sono un po' staccato, ho avuto bisogno proprio di ripulirmi, perché il ruolo dell'allenatore è un ruolo molto stressante. Al di fuori si capisce, ma si capisce relativamente. E poi è normale che adesso, non allenando per scelta, perché ho avuto qualche opportunità, ma non era giusta, non era quella che magari mi piaceva, che mi dava quella giusta emozione o quella fiamma che ti serve per fare un lavoro così bello ma così stressante. E adesso sì, mi piace guardare partite, mi piace conoscere i giocatori soprattutto, perché poi alla fine la cosa più importante è avere una conoscenza sui giocatori di varie categorie, di varie nazionalità, di vari campionati, quindi avere una conoscenza generale per un allenatore è molto molto importante. Christian, perché ci piace chiamarti così, perché sei una persona squisita. Ti volevo dire, guardando adesso, no, in questo periodo storico, senza entrare nel dettaglio, c'è da sempre questa cosa di giochisti, risultatisti. Come la vedi? Per me intanto è fondamentale un aspetto: tutti giocano per vincere, no? Quindi non è solo il dire il giochista o com'è il risultatista, no? È normale che poi ognuno di noi ha un pensiero e una voglia per arrivare al risultato, e il risultato deve essere la vittoria. Ognuno ha la propria mentalità, ognuno ha il proprio credo. Io personalmente sono uno di quelli che vuole arrivare alla vittoria attraverso un gioco, e non attraverso solo ed esclusivamente una fase difensiva, ma perché reputo il calcio uno spettacolo, e mi piace di più vedere le squadre che se la giocano a viso aperto, mi piace di più vedere le squadre che tengono il comando del gioco, mi piace di più vedere delle squadre che hanno una mentalità che, quando si parla in Italia, no, la definiamo mentalità europea, e non riesco proprio a capire perché adesso stiamo vedendo che le nuove generazioni di allenatori hanno la voglia e la volontà di mettere in campo un qualcosa di diverso, no? È normale che questo confronto arriva più che altro da chi parla da fuori, no? Da chi esprime un proprio giudizio. È giusto che chi valuta e guarda da fuori possa esprimere un'idea. Non accetto le offese da parte di chi commenta il tuo lavoro. Secondo me c'è un limite a tutto. La critica è giusta, il pensiero negativo verso un lavoro è giusto, l'offendere è un qualcosa di diverso, l'esasperare un qualcosa è un qualcosa di diverso. Allora provo a legarmi a questa cosa per iniziare a riavvolgere un po' la tua carriera. Che rapporto avevi con i media, i giornali? Dicevamo prima nel fuori onda, il tuo calcio è stato un po' quello a cavallo, no, tra due grandi ere ed epoche. L'inizio dei social, le prime TV che decidono anche poi gli orari delle partite, quindi magari avete iniziato a giocare tanto in serale. Che rapporto avevi con le interviste, con i giornalisti, con eventualmente le critiche? Ma io ho sempre avuto un grandissimo rispetto, e ho sempre detto che probabilmente se nella mia carriera mi fossi fatto qualche amico giornalista in più sarebbe stato meglio, perché è inutile nascondersi, no? Tanti giocatori hanno utilizzato e utilizzano nella carriera comunque magari una modalità diversa, l'amico giornalista, però io sono sempre stato dell'idea che preferivo aprire il giornale, trovare un articolo che parlasse di me, no? In maniera positiva, perché me lo sono conquistato sul campo,
piuttosto che per un giornale trovare un articolo che parlava di me, di un amico giornalista che era oggettivo il fatto che l'avesse fatto perché? Perché pensavo più a me stesso, alla gratificazione mia personale, piuttosto che al far vedere al di fuori un qualcosa di diverso. Gli orari delle partite sì hanno inciso a un certo punto della nostra carriera, però a me personalmente non ha mai disturbato questo, sinceramente. La maggior parte dei giocatori preferisce giocare la sera piuttosto che a mezzogiorno e mezzo, questo è fuori discussione, ma anche per una questione anche biologica, no? di abitudine, di una serie di cose, anche se spesso e volentieri ci si allena la mattina. Però non lo so, il clima della sera ha sempre un fascino particolare. E invece i social li ho sfiorati e ti dico, da un certo punto di vista fortunatamente, da un altro punto di vista bisogna anche saperci convivere. Li ho presi in pieno da allenatore e forse era meglio farci l'abitudine prima da giocatore, così da allenatore magari avrei accusato magari un qualcosa in meno, no? Perché prima, quando i social non c'erano, anche i giornalisti secondo me si elevavano in analisi differenti, perché quello che vedevano pensavano, positivo o negativo che fosse. Invece adesso secondo me anche una parte di articoli, di siti, di giornali e tutto si fanno un pochettino condizionare più dalle cose negative che ti portano i social che da quelle positive, perché io dico sempre che su 10 messaggi che ricevi sui social, se ne ricevi 6 positivi, 2 neutri e 2 negativi che sono proprio forti, la maggior parte delle persone in questo momento prende quei 2 negativi lì, perché sembra che facciano più notizia. Cristian, ma invece volevo dirti, quando giocavi, no? E facevi delle partite di spessore, poi eri un giocatore magari anche intelligente tatticamente, calcisticamente, magari non rubavi tanto l'occhio, nel senso che il giornalista, adesso non vogliamo screditare la nostra area, no? Però magari non ti si vedeva e non ti faceva rodere, se sì quanto, magari il commento, il voto negativo quando dici porca miseria, ho corso 12 km e mezzo, ho recuperato 75 palloni e ho preso 5 e mezzo. Guarda, io e Fra abbiamo assistito a una scena in aereo, non farò mai ovviamente il nome, di un nostro giocatore a cui ridendo guardavamo i voti e dicevamo cavolo oggi hai preso 6, sai che il Fantacalcio pubblica i voti già il giorno stesso. La sua risposta è stata sì, ma ha rubato 14 palloni. E secondo me è una situazione in cui probabilmente ti sei trovato anche te, cioè tutte quelle statistiche che poi non finiscono sul tabellino, tutte quelle situazioni che la critica superficiale forse non vede. Perché poi, adesso non è il caso di quel Milan, perché comunque ha avuto grandi allenatori che sapevano leggere le partite, però sai, i media, gli influencer del calcio, magari soprattutto oggi che guardiamo più highlights che partite, vedono Brocchi 6, Brocchi 5 e mezzo, e magari un po' influenzano anche, non dico nello spogliatoio perché eravate campioni, gente intelligente, no? Però dico fuori, dice ma Brocchi prende sempre 6. No, caspita, io ho corso come un matto, meritavo almeno 7. Allora, guarda, ai miei tempi intanto i voti erano condizionati anche dal risultato della partita, quindi se vincevi avevi i voti che erano sicuramente superiori, se perdevi i voti erano praticamente quasi sempre negativi, no? Perché comunque erano condizionati molto, molto da quello. A me personalmente sì, qualche volta se notavo che un giornalista aveva proprio un qualcosa di personale con me, allora sì, la cosa mi dava molto fastidio. Allora magari prendevo quel giornalista e dicevo scusa, ma perché? No? Ma non per il 5, il 6 o la cosa, magari anche per il commento, magari per la... Mi ricordo che ce n'era uno che l'anno che ho fatto in un anno particolare, anche quando ero, non dico il migliore in campo, uno dei migliori in campo, il massimo del voto che mi dava era 6 e il commento non era mai bello, no? A un certo punto l'avevo preso, ma aveva risposto anche in maniera un pochettino presuntuosa, gli ho messo io sono fatto così, per me lui era, non gli ho mai più rivolto la parola alla mia vita, poi a un certo punto è diventato anche un team manager di una squadra, alla fine questa squadra qua un giorno gli ho fatto gol, mi è passato di fianco, l'ho salutato, gli ho detto buona serata e sono andato via, no? Perché delle rivincite le volevi prendere anche a te. Però la cosa che più di tutti in realtà mi ha non dato fastidio, ma ha accompagnato un po' la mia carriera, no? È quella che a volte, nonostante l'affetto che io sento magari da parte di quei tifosi che hanno vissuto i nostri anni, che hanno visto anche
che pur magari non essendo un titolare inamovibile del Milan, perché avevo 3 mostri sacri davanti, Pirlo, Gattuso, Seedorf, mi sono ritagliato uno spazio importante, ho giocato partite importanti, semifinali di Champions, quarti di finale di Champions, partite importanti che se tu non fossi stato all'altezza della situazione la tua squadra rischiava anche magari di perdere una qualificazione e quindi di non poter poi vincere la partita, no? Ed è stata quella cosa che poi mi ha portato ad andare via dal Milan alla fine, no? Quella di dire voglio andare via dal Milan perché voglio vincere una coppa con una maglia diversa. Perché? Perché sembrava quasi che magari dei giocatori che erano un pochettino più pubblicizzati in alcuni momenti o avevano magari un nome anche un pochettino mediaticamente più importante avessero vinto la Champions League e magari avevano giocato la metà delle mie partite. E io che invece ne avevo magari giocato il doppio rispetto a qualcun altro, ma Brocchi non è un titolare, ma Brocchi non ha giocato. Ma questa cosa qui è stata la cosa che un pochettino nella mia carriera a volte mi ha dato un po' di fastidio in più, no? Infatti avevo deciso di andare alla Lazio per questo motivo qui. E poi la Lazio ha vinto altre 3 coppe. Allora, Luca, noi vorremmo ripercorrere tutta la tua storia, però vogliamo seguire anche i tuoi assist. E allora farei un passo indietro prima dell'assist, ovvero quando vai alla Pinettina e vedi che il tuo armadietto non c'è più. Ho letto. Sì. Ma lì è stato un episodio, guarda, ti dico la verità, io sono una persona che porta rispetto, no? E a me, anche se logicamente c'è un derby di mezzo, c'è un qualcosa che comunque Milan, Inter, i tifosi lo sappiamo, no? Quindi togliamo questo aspetto, no? Però io feci un'intervista, no? Dove praticamente una mia parola, che è la parola odio, no? È stata ripresa, Brocchi odia l'Inter, hanno fatto, perché io avevo detto che odiavo una persona che aveva fatto una cosa in quel momento lì e quindi il titolo è stato Brocchi odia l'Inter. Da lì in poi per tutta la mia carriera, ogni volta che giocavo contro l'Inter, cori, fischi, no? Che da un certo punto dicevo porca miseria, ma che importanza che mi danno, perché non è sempre detto, quando c'è tutto uno stadio che ti fischia, quando c'è tutto uno stadio che ti viene contro, che ti insulta, non è mica detto che se sei avversario questa cosa ti destabilizzi o ti metta paura. A volte ti esalta anche. Noi abbiamo un esempio, no? Tra l'altro adesso lavora qua che più volte lo ripete, perché esatto, insomma il mantra di Ibra probabilmente è proprio questo. Il problema è quando i tuoi tifosi ti insultano, allora lì sì che ci rimani male, ma quando sono i tifosi avversari non è un problema. Quella cosa lì purtroppo sì mi aveva segnato, perché comunque alla fine l'Inter era la squadra che aveva investito su di me l'anno prima, comprandomi dal Verona, spendendo delle cifre importanti. Arrivo quella mattina lì e mi ritrovo in questa situazione, è anche normale avere una reazione, no? Anche poteva essere l'Inter, poteva essere qualsiasi altra squadra, non è che era l'Inter, era il gesto di questa persona che mi aveva dato fastidio. E questa cosa qui, vabbè, l'ho portata, però poi ho sempre detto che da ogni cosa negativa ne viene fuori una positiva. Io, grazie a quell'episodio, sono tornato a casa mia, nella mia famiglia. Io avevo fatto dai 9 anni ai 19 anni al Milan nel settore giovanile, capitano di varie squadre durante tutto il mio percorso, e quindi io il giorno che sono rientrato a Milanello, me lo ricordo ancora con un abbigliamento estivo, prettamente estivo, che dicevo ma non sapevo neanche dove mi trovassi, perché è stata una roba proprio veloce. Entro a Milanello, ho sentito proprio la sensazione, ho detto sono tornato a casa. Cioè mi sono proprio riemozionato come quando ero ragazzino, ho rivissuto quando prendevo il pullman in Piazzale Lotto per andare a fare allenamento a Milanello, una serie di cose che veramente è stato un qualcosa di stupendo. E il fatto di aver esordito al Milan e a far gol alla prima partita, io che non sono un bomber, è stato proprio il coronamento di un sogno del ragazzino che è partito da Buccinasco, ha fatto un percorso importante e ha fatto gol con la maglia dove è cresciuto. Lo diciamo, Fra, poi magari cavalco questa parentesi, che stamattina abbiamo guardato gli highlights di quel Brescia-Milan, è incredibile secondo me, cioè a parte che Milanello anche a noi dà emozioni, anche quando ci torni oggi sembra veramente quasi un paradiso terrestre, cioè è un posto magico, capisci perché unisce la storia. È un posto moderno, ma che comunque vedi che conserva le foto di certi tempi, certe stanze che non sono state toccate, proprio trasuda tutta quella che è stata la storia. Sai noi cosa dicevamo in quegli anni quando eravamo a Milanello, prima del 2003? Noi eravamo lì, guardavamo le foto e dicevamo noi guarda che metteremo delle foto nostre. Quindi quello è uno stimolo per i ragazzi che adesso sono lì, il vedere le foto
delle annate quando si è vinto, delle coppe vinte, no? È uno stimolo, perché almeno a noi personalmente ci stimolava questa cosa. E quando poi abbiamo iniziato a vedere qualche foto nostra attaccata a Milanello, cominciavi a prendere la consapevolezza di aver fatto qualcosa importante per un club impressionante. Ma lo hai detto tu, ogni giocatore magari nasce con una simpatia eccetera, però il Milan è stata la tua famiglia, perché hai fatto quasi 10 anni, hai fatto oltre 10 anni di settore giovanile. Ti chiedo che cosa ti ha lasciato il settore giovanile del Milan, come ci sei arrivato e poi sei andato a giocare dall'altra parte di Milano. Milano è una città comunque rispettosa, è un derby molto sportivo, però quando ti porti questa etichetta di uomo cresciuto nel Milan, come si switcha poi da professionista? Perché è chiaro che poi giochi nell'Inter e sei a totale disposizione dell'Inter. Io lì sono stato portato a fare comunque un errore, no? Nel senso, la giovane età e tutto. Io vengo da una famiglia, l'ho sempre detto, no? Una famiglia interista, però io a 9 anni arrivo al Milan e inizio a vedere un Milan incredibile. Avevo la tessera per andare a vedere l'Inter e il Milan e io andavo a vedere il Milan. Che anno era di preciso? No? Beh, fai conto, io sono del 76, quindi era nell'86. Quindi esattamente 86, l'annata di Silvio Berlusconi. 85, diciamo 86, esatto, in quegli anni lì. Quindi io vado sempre a vedere il Milan. Nell'anno dello scudetto dell'Inter, quello di Trapattoni, mio papà lavorava in trasferta, i miei genitori separati. Quando mio padre tornava a Milano, logicamente dove porti il figlio maschio, no? Andavamo a vedere, lui mi portava a vedere l'Inter, ma a me piaceva il calcio, io giocavo e tutto così, io andavo a vedere il Milan, però quando veniva mio papà, e quell'anno lì avevamo visto. Quindi questa cosa qua, quando arrivo all'Inter, un dirigente mi disse: mi raccomando, sei stato 10 anni al Milan, di questa cosa. Allora io ho detto, tutta la mia famiglia è interista, ho visto l'ultimo scudetto della Trapattoni, quindi Brock interista. Quegli errori lì sono errori madornali, perché tu non dovresti mai parlare, i ragazzi non li dovrebbero mai chiedere di che squadra sei, che squadra ti, perché poi dopo subentrano delle dinamiche dalle quali magari o sei troppo giovane e non sai gestire, o magari una parola in più è troppo, una parola in meno è poco. Però sicuramente, ribadisco, ero molto contento, perché da un certo punto di vista la felicità che una grande squadra come l'Inter avesse comunque speso tanti soldi per me era un qualcosa di particolare, e oggettivamente il Milan in quell'anno lì non lo aveva fatto, no? Quindi un grande rispetto anche nei confronti di chi aveva puntato su di me. Però l'emozione che ho avuto nel ritorno a Milanello è un qualcosa di indescrivibile, perché quando tu a 14 anni per la prima volta sei andato a Milanello, sei entrato lì e ti sei emozionato e ci hai passato 4-5 anni, i primi allenamenti con la prima squadra, quando mi chiamavano domani devi allenarti con la prima squadra, l'emozione, no, della sera prima, il primo ritiro che avevo fatto con la prima squadra del Milan, no, dove avevano aggregato 5-6 ragazzi della primavera, io ero nelle stanzette quelle lì in fondo dall'altra parte, e adesso ti ritrovi ad essere te lì. Cioè è un qualcosa di veramente bello e meraviglioso. Ma Cristian, ma chi è che ti ha chiamato per dire il Milan ti vuole? Ti parlo da ragazzino, quindi guarda, tu... Da ragazzino è stata una cosa strana, perché è un osservatore del Milan, ma non so chi quel giorno lì in quella partita viene per vedere la squadra avversaria. Che partita era? Era Buccinasco contro, non mi ricordo neanche il nome dell'altra squadra, no? Avevo 8 anni. E praticamente al posto di prendere i ragazzini di quella squadra che erano andati a vedere, hanno chiamato a fare il provino in 3 della mia squadra, e incominciamo all'epoca c'erano i provini a Linate, si andava a Linate, prendevano tanti giocatori, facevano una partita 11 contro 11, c'erano gli osservatori in panchina che guardavano, e poi dopo quelli migliori li selezionavano e magari ti richiamavano per il secondo provino per fare un'altra partita, così. Quindi era iniziata così, e i miei primi estimatori sicuramente c'è stato Zagatti, il mitico Faustino Braga, gente che di calcio sapeva, cioè capiva, no? E da lì in poi dopo dirti, non lo so, poi ho avuto la fortuna di avere allenatori bravi, no? E tutto, mi hanno preso subito, hanno preso tutti e 3 di noi, poi dopo abbiamo fatto il primo anno, poi alla fine del primo anno gli altri 2 miei compagni non li avevano riconfermati, ero rimasto io. Ma papà te l'aveva detto? Chi ti aveva detto ti vuole il Milan? La società, il Buccinasco, perché avevano chiamato il Buccinasco per mandare a fare i provini. Poi logicamente una volta che facevi i provini parlavano con la società e parlavano con i genitori, no? Io ho avuto la fortuna di poter andare al Milan, ti dico la verità, perché proprio in quell'anno lì mio nonno
andò in pensione e doveva fare una scelta: continuare a lavorare ancora per portare a casa, insomma noi non vivevamo nell'oro, ok, oppure siccome ci avevano preso in 3 il Milan ti dava il rimborso spese. Allora praticamente d'accordo con i genitori anche degli altri 2 ragazzini, il rimborso spese di tutti e 3 autista andava a mio nonno, che praticamente ci faceva l'autista per portarci. Poi dopo il primo anno è andato talmente bene, gli altri 2 ragazzini non c'erano più, mio nonno gli ha diminuito lo stipendio di 2/3, però ho continuato a farlo, e fino all'età di 14 anni, dove non potevo andare da solo perché anche l'Inate non era proprio il massimo della comodità con i mezzi e tutto da casa mia, c'è stato lui che se non ci fossero stati i miei nonni non avrei potuto continuare logicamente. Ma poi ti ha visto giocare in Serie A tuo nonno? Sì, mi ha visto, i miei nonni sono stati i miei primi tifosi, ma anche mio papà sicuramente, con un carattere molto forte, una persona molto, molto forte, l'ha sempre vissuta con un'emozione staccata, no? Non voleva farmi mai vedere, no? Ma aveva dentro un orgoglio incredibile. Mio papà si è fatto da solo, no? Ha fatto l'operaio per tutta la vita, era un operaio dell'Ansaldo, nonostante questo ha sempre continuato a fare il suo lavoro, ha sempre fatto tutto quello che doveva fare, aveva un'emozione verso di me incredibile, no? E la manifestava logicamente in alcuni momenti a modo suo. Mia mamma è quella che invece mi ha fatto studiare. Una volta non mi ha fatto andare ad allenarmi per una settimana, mi ha detto: finché se non studi non vai più ad allenarti. L'anno prima di andare al Milan, quello è stato un grande insegnamento che sto cercando di trasmettere anche ai miei figli, e la fortuna è stata quella di avere una famiglia che mi ha sempre seguito, sempre, non ha mai mancato una partita, un qualcosa, ma non si è mai permessa di dirmi fai questo, fai quello, è meglio se fai così, è meglio se fai così, e questa è la fortuna che ho avuto io. Ma quanto è portato in campo dei tuoi genitori? Cioè mi viene in mente tuo papà operaio, lavoratore, e tu, non per banalizzare il Brocchi calciatore, ma eri uno che lavorava molto, no? Sì, anche se forse caratterialmente questa tigna, questa l'ho presa un po' da mia mamma, che la mamma è un bel martello, è sempre stata una, anche lei, no? Mia mamma aveva tra i 18 e i 19 anni quando è rimasta incinta, e mio padre ne aveva 2 in più, quindi ragazzi giovani, no? Che si sono fatti, poi all'età di 6 anni, essendo così giovani, si sono separati, e io ero uno dei ragazzi, al giorno d'oggi è la normalità purtroppo, no? Ma ai miei tempi in classe ero l'unico, non era una cosa così, però sono sempre cresciuto con tantissimo affetto, loro sono sempre stati presenti. Mia mamma sicuramente ha dato un qualcosa di importante alla mia vita dal punto di vista proprio della voglia di affermarsi, della voglia di conquistare degli obiettivi, e comunque vedere mio padre che faceva quel lavoro e che aveva comunque questa cosa sicuramente hanno inciso nella mia crescita dal punto di vista proprio del volersi conquistare qualcosa. Ma iniziamo poi la carriera professionista, perché Pro Sesto, quindi anche vicino a casa, Lumezzane, la vecchia C2, poi la C1, hai vissuto una retrocessione, poi il Verona in Serie B, cioè è l'esempio più classico di gavetta. Sì. Quindi ti chiedo di raccontarci quel periodo, e poi mi lega un tema che avevo aperto prima: quando dimentichi totalmente la passione da bambino eccetera e inizi a vivere da professionista, quando veramente approcci la prima squadra, quando capisci che puoi fare il calciatore, quando via via va scemando questa passione, chiamiamola passione, chiamiamola attaccamento. No, questa è stata come ho vissuto quegli anni lì, è stata secondo me la mia forza. Allora io sì, vado alla Pro Sesto i primi 2 anni dopo la primavera del Milan, e lì ho avuto un pochino la mia prima delusione, no? nel mondo del calcio, perché dicevo cavolo, ho fatto 10 anni di settore giovanile nel Milan, capitano della primavera, capitano della Beretti, mi aspettavo che magari il Milan potesse puntare un pochino più su di me, no? Invece magari in quegli anni lì aveva puntato più su altri 3 o 4 ragazzi, e a me mi aveva mandato alla Pro Sesto per di più di proprietà della Pro Sesto, ma con un recompra. Sì, che avevano detto prima di venderlo ad un'altra squadra dovete chiedere a noi, e noi a quel punto lì, perché lì non c'erano ancora tutte le cose, però gli accordi erano quelli. No, quindi un pizzico di delusione. Però io, la fortuna che ho avuto io, che non ho mai pensato voglio vincere la Champions League, voglio arrivare là, voglio quell'ossessione, oppure
se c'è arrivato quello lì ci arrivo anch'io, oppure io sono più forte di quello lì, oppure tutte queste cose, no? Ma perché i miei compagni che erano in primavera con me, dove questo non è più forte di me, eppure è andato a giocare lì, non ho mai fatto questi discorsi. Ho sempre preparato la partita del sabato, della domenica, con l'entusiasmo, la voglia e l'impegno. Quindi ho iniziato a correre, a lavorare, a fare tutto quello che si poteva fare infatti ho fatto i primi 2 anni alla Pro Sesto, il terzo anno potevo andare in Serie B, perché mi volevano 2 squadre di Serie B, ma io avevo il servizio militare. Quell'anno lì ancora c'era il servizio militare. Allora io faccio la scelta di non andare in Serie B, mi metto d'accordo con l'Umezzane perché mi volevano ed erano delle persone meravigliose, ci stringiamo la mano e dico ok, io vengo all'Umezzane, voi mi pagate tot, se l'anno prossimo arriva una squadra in Serie B che vi ridà gli stessi soldi che voi mi avete pagato quest'anno, da lì o di più, ma almeno quelli che voi avete tirato fuori, non potete dire di no e mi fate andare. Mister, io ho una grande domanda in mezzo a questo tuo discorso, a cui tengo molto, ovvero mi immagino, parliamo di 30 anni fa, no? Che hai fatto il salto in prima squadra, forse. Sì. 30 anni fa, 29. Un giovane capitano di una primavera del Milan va in terza serie e si approccia, io mi immagino, sono certo, con grande rispetto verso i veterani di una Serie C, che noi sappiamo sono vecchi volponi e bisogna stare molto attenti. All'epoca era così. E adesso ti chiedo, com'è cambiato in questo senso il mondo? Non voglio parlare proprio di rispetto, ma ce lo metto dentro. Sì, no, secondo me non è una forma di rispetto, perché rispetto anche i ragazzi di oggi quando entrano in uno spogliatoio, magari fuori no, ma all'interno di uno spogliatoio anche i ragazzi d'oggi hanno comunque una sorta di rispetto. Poi gli stupidi c'erano ai miei tempi e gli stupidi ci sono anche adesso, ma quella è un'altra cosa. Però io ti dico che sicuramente vedere i giocatori più grandi, quelli che dovevano portare a casa lo stipendio a fine mese perché dovevano mantenere moglie, figli, e in Serie C non è che gli stipendi sono così alti, no? Quindi anche una fame diversa, anche un obiettivo diverso, no? Perché tu stai vivendo ancora quello come il tuo sogno, il tuo gioco, no? Un qualcosa che vuoi fare da quando sei ragazzino. Invece magari c'è qualcuno che sì, ok, quello, ma ha già fatto uno step in più e lo fa anche perché deve portare a casa lo stipendio, perché deve mantenere la famiglia, perché deve crearsi un futuro. Quindi sicuramente non è semplice. I giovani d'oggi sono un po' più leggeri su questa cosa, anche se devo essere sincero, io non riesco ad andare contro ai giovani d'oggi, no? Quando si parla ormai sono solo sui social, ormai si sono staccati da quelle cose. Non è colpa dei giovani d'oggi, è colpa della nostra società in generale. Perché io, quando finiremo adesso, io la prima cosa che farò, quando mi alzerò da qui per uscire, è questa. Prendo il mio telefono, faccio così e inizio a guardare le cose che devo guardare. Pensa se adesso a noi 3 ci tirassero via questo oggetto qua. Saremmo anche noi in grandissima difficoltà. Quindi è la società che si è evoluta, è andata in maniera... Io dico sempre che ci sono 3 step, no? C'è un gradino tra i miei genitori, un gradino tra i miei nonni e i miei genitori, un gradino tra i miei genitori e noi, 2 gradini tra noi e i nostri figli, perché adesso la società sta andando troppo veloce, cioè si sta troppo andando veloce, quindi mentre tra noi e le varie generazioni c'era un gradino solo, tra noi e i nostri figli ce ne sono 2, perché si è velocizzato tutto e questi ragazzi qua a volte prendono delle colpe che in realtà sono legate al mondo in cui viviamo e a quello che dove sono stati abituati e dove sono cresciuti e come sono cresciuti. C'ho questa domanda qua che è quella prima che volevo farti, te lo dico, poi adesso stiamo un po', ma è bello così, andiamo un po' sui ricordi vari, quindi andiamo un po' anche saltando a destra e a sinistra. A proposito di giovani d'oggi, io sento spesso tante disquisizioni sul più forte, di qua e di là, poi sento la vostra generazione. Ce n'è uno solo. Io non ho dubbi, io sono con voi da sempre. Solo, ragazzi. Adesso non mi fa far gaffe, è Ronaldo. Ce n'è uno solo. È Ronaldo. E io ti dico sta cosa, quando sento e vedo, perdonami questo sfogo personale, ma in questo podcast un po' veniamo fuori anche noi ovviamente. È giusto. Io dico, quando sento dire è Cristiano Ronaldo, vabbè lasciamo stare Messi, però Cristiano Ronaldo piuttosto che questo, piuttosto che quell'altro, anche da ragazzi che hanno visto giocare come noi Ronaldo il fenomeno. Uno, se senti Maldini, Costa Curta, Nesta e ti dicono Ronaldo è una cosa impossibile, ma io mi ricordo l'ultimo Ronaldo al Milan, che parliamoci chiaro, con tutto il rispetto di un fenomeno, non era in forma,
faceva 2 gol a partita camminando. Cioè, quando arrivi a quel livello lì, senza contare del Ronaldo dell'Inter piuttosto che l'anno prima, tu l'hai vissuto all'Inter e l'hai vissuto al Milan, e per questo ti chiedo, aiutami questa battaglia personale che non ho mai iniziato, ma voglio iniziare e chiudere qui con te, a spiegare a tutti, giovani e meno, cos'era Ronaldo. Ma io i giovani li metto a posto in un secondo solo. Al giorno d'oggi ci sono quelli promessi e quelli pro Ronaldo, ok? La cosa bella di Ronaldo il fenomeno è che voi dovete pensare, quindi pro uno pro l'altro, dovete pensare che non sarete mai d'accordo. C'è una persona sola al mondo che vi può mettere d'accordo ed è Ronaldo il fenomeno, perché aveva esattamente le qualità tecniche, lo spunto e le robe di Messi e la forza fisica, atletica di Cristiano Ronaldo e il senso del gol. Uniamo Messi e Ronaldo e lui è esattamente nel mezzo tra uno e l'altro. Ma c'è un momento in cui vedendolo dal campo era evidente a tutti, dalle VHS, dal vivo, dallo stadio, ma tu che l'hai avuto nello spogliatoio. Ma ti assicuro che guardandolo nelle videocassette, io li capisco i ragazzi anche al giorno d'oggi, quelli che l'hanno visto poco, che non riescono a metterlo ai livelli di Messi o ai livelli di CR7. No? Io li capisco questi ragazzi. Ma noi che l'abbiamo visto con i nostri occhi dal vivo, che l'abbiamo affrontato in partita, abbiamo giocato insieme o ci siamo allenati insieme, è un extraterrestre, cioè era una roba, e ne abbiamo visti di giocatori forti, perché noi al Milan qualche giocatorino forte l'abbiamo avuto, ma lui era un qualcosa era proprio una cosa impensabile, una cosa proprio fuori da ogni regola. Ci regali 2 frame del tuo Ronaldo? Cioè praticamente il Ronaldo con le ginocchia dell'Inter. Ma guarda, il primo, Ronaldo... ma pensa, io all'Inter quando c'ero io lui era infortunato, è stato il suo primo grande infortunio. Il problema è che lui ti faccio un esempio, adesso non ricordo bene i tempi, ma febbraio-marzo, tra fine febbraio e primi di marzo, lui può reiniziare un po' con la squadra, a fare qualche allenamentino, qualche partitella, non al 100%, così. Noi eravamo in un momento difficilissimo, stavamo andando malissimo in quell'anno lì così, lui veniva a fare la partitina e dicevano non può giocare, non può fare piano, sempre no, e tutto. Cioè questo prendeva la palla, gol, gol. E noi dicevamo ma perché non può giocare? Perché era un qualcosa di incredibilmente grande proprio, cioè era una roba, lui spostava la palla, boom, ti diceva faccio questo e lo faceva. E poi faceva delle giocate che tu neanche le pensavi e lui le aveva già fatte. Quindi lì era proprio un dono. Quello è un dono, ragazzi. Quello non lo alleni, quello è un dono. Messi ha un dono. Ronaldo aveva un dono, perché non è che li alleni quelle cose lì. Cioè c'è qualcosa di incredibilmente grande. E al Milan mi ricordo in una partita, però evito di dire passatemela questa, non fatemi dire in quale partita, perché non sarebbe carino, però posso dire la cosa. Ronny era una roba indecente, non stava prendendo un pallone, non stava facendo così, no? A un certo punto Ronny, dai, su Ronny, no, poi lui è fighissimo, perché poi un'altra qualità che ha Ronny, la simpatia, gli volevi bene, sai che a volte magari invece lui era proprio simpatico, gli volevi un bene incredibile, no? Dai Ronny, no, è così, no? Lui ti guarda una volta, guarda 2, a un certo punto uno di noi con un tono un pochettino più forte, no, gli ha detto Ronny adesso hai rotto, dai datti una sveglia, dacci una mano, almeno fai una corsa, una roba. Lui guarda, fa adesso faccio gol, poi dopo non parlare più però, no? Così, si è girato, tum, prende palla, pam, gol, si è girato, fa ok? No, incredibile. Erano i giocatori che fanno quello che vogliono. Ma nello spogliatoio com'era? Simpaticissimo. Veramente un ragazzo meraviglioso, ancora oggi quando ci vediamo ti viene incontro a salutare, ride, c'ha sempre questo sorriso, no, è veramente un ragazzo, per me è un qualcosa di incredibilmente grande, per quello io ti dico lui. Arriviamo alla Serie B, Verona. Trovi Cesare Prandelli, che hai sempre detto essere stato per te un maestro, forse l'allenatore che più ti ha lasciato. Assolutamente sì. Erano le prime partite in Serie B, probabilmente iniziavi a capire, anche se
lo hai appena detto, non avevi il focus di arrivare chissà quanto in alto, pensavi partita dopo partita, però era la seconda serie, era una piazza importante come Verona e giochi contro il Milan. Sì, e poi fai conto che io avevo giocato a Lumezzane, dove poca gente a vederti, alla Pro Sesto, dove non è che c'è chissà che numero di persone. Quando sono arrivato a Verona, insomma, la prima partita ti girai e vedevi quella curva lì, lo stadio pieno, era un qualcosa di diverso. Quindi lì è subentrato il primo step, ma di esaltazione, nel senso che dicevi, cioè ogni volta che a Verona prendevo palla e iniziavo, magari recuperavo un pallone, partivo, sentivi questa bolgia, no? E queste cose per un ragazzo sono cose importanti, ti esaltano, poi sei nel pieno della tua forza fisica, cioè non senti niente, andresti contro i muri. Quindi sicuramente quello è stato il primo step importante, anche se ancora non avevo la consapevolezza, no, di dire posso arrivare là. Sicuramente avevo un obiettivo, che era quello di conquistare o di ripagare, più che di conquistare, di ripagare la fiducia che mi aveva dato un allenatore come Prandelli, che mi aveva voluto a tutti i costi a Verona. Ero stato il suo primo acquisto. Io sono stato il primo acquisto di Prandelli a Verona e il primo acquisto di Prandelli a Firenze, a 30 anni poi. E quindi avevo la voglia e la volontà di ripagare questa fiducia che lui mi aveva dato. È stato un anno incredibile, abbiamo vinto il campionato con una squadra che non doveva vincere, non era stata costruita per vincere il campionato, ma era stata costruita per stupire e per creare magari qualche giovane, perché la mentalità della società era quella, e così è stato. Abbiamo vinto e abbiamo creato sicuramente qualche giocatore. Quindi, scusa Fra, ma è sempre stata più adrenalina che paura, più esaltazione che pressione? Io ti dico la verità, nella mia vita, in una partita di calcio o in un momento, io non ho mai avuto paura. La paura per me non è mai esistita. È esistita sicuramente la tensione, sicuramente in alcune partite c'è stata più tensione che in altre, magari questa tensione, se non la sai gestire, qualche volta può giocare dei brutti scherzi e quindi magari farti fare una partita negativa, e anche se ti sei allenato benissimo, se hai fatto tutto quello che dovevi fare, magari giochi male una partita, 2 partite, 3 partite, ma perché magari è la tensione che ti porta a non essere libero. Ma la paura, io non ho mai avuto paura di giocare a calcio. Invece ti chiediamo, è un caso che quel Verona di Prandelli, quindi un signor allenatore, abbia avuto in rosa i seguenti futuri allenatori? Brocchi, Aglietti, Corini, Colucci, Italiano? È un caso, oppure quando si ha un grande allenatore, è chiaro, bisogna avere dentro qualcosa, però... Io ti dico, come nel mio Milan, tanti miei ex compagni parlano di Ancelotti e fanno gli allenatori, in quel Verona lì tutti questi nomi che tu mi hai fatto parlano di Prandelli, perché comunque all'interno della tua carriera c'è sempre un allenatore che ti ha dato qualcosa in più degli altri. Io dico sempre, io ho avuto una fortuna incredibile, perché è vero che io dico di Prandelli perché a livello tattico e a livello di preparazione alla gara, anche dal punto di vista mentale, lui è quello che mi ha fatto fare il salto di qualità. Poi a livello tattico mi ha insegnato veramente tanto, no? Ma più che altro perché poi ho avuto Lippi, ho avuto Ancelotti. Cioè Ancelotti non è che si doveva mettere con noi a fare chissà quanti lavori tattici, no? Perché comunque la squadra era una squadra formata, una squadra di grandi campioni, una squadra che aveva un'identità di gioco che lui ci aveva dato. Ma lui era un grandissimo allenatore sotto tanti punti di vista, e anche le cose che facciamo in campo erano tutte studiate per farci giocare in quella maniera, no? Ma non c'era l'esasperazione dell'insegnamento tattico, perché molti di noi avevamo già le basi che ti consentivano di fare quello che lui ti chiedeva, mentre Prandelli ha dovuto costruire, quindi è per quello che a noi, a quel gruppetto di giocatori, di ex giocatori dell'Hellas, è rimasto lui in testa, perché eravamo giovani e lui sicuramente ci ha lasciato qualcosa. Ma come si doveva approcciare con te un allenatore per farti performare? Doveva essere più psicologo, più amico, più padre, più doveva essere bastone? Sincero. Doveva essere sincero. A me e doveva comunque avere un rapporto. Per me gli allenatori devono avere rapporti con i giocatori. Ci sono degli allenatori che dicono: io non voglio avere rapporti con i giocatori, qua si fa come dico io, non mi interessa, ti va bene così, se no vai via. È una scelta, non dico che è giusta o sbagliata, è una scelta. Io invece ho avuto, nei miei anni, con gli allenatori con i quali ho avuto un rapporto, e avevano un rapporto non solo con me ma con la squadra, sono gli anni dove chissà come mai abbiamo ottenuto dei risultati. Mentre in un paio di stagioni dove l'allenatore era
freddo, distaccato, musone, non ti dava mai, no, sì, ti faceva una battuta ogni 20 giorni, ma lo capivi che era forzata, no? E non creava quell'empatia con il gruppo, non siamo riusciti ad ottenere dei risultati. E quindi penso che questo sia un fattore molto molto importante. Direi che hai citato Ancelotti, io aprirei tutta questa parentesi enorme, anche qua potremmo starci. Com'era Carlo? Era meraviglioso perché, e te lo dice uno che non era un titolare inamovibile, no? Se no, quelli che hanno sempre giocato, che hanno fatto tutte le partite da titolari, ne parlano come una persona meravigliosa, ma è anche più facile per loro dirlo. Invece io ho avuto un rapporto meraviglioso, in 7 anni forse solo un paio di volte c'è stato un periodo magari meno bello, no, tra me e lui, perché magari in quel momento lì io meritavo qualcosa in più e lui magari non me l'aveva dato, ma lui ne era consapevole perché comunque era un libro aperto, no? E quindi quando lui era in difficoltà con te perché sapeva che tu avevi ragione, te lo faceva capire ma non te lo diceva, e quindi a quel punto lì tu non potevi fare niente. Ma lui era un uomo meraviglioso, riusciva a farsi voler bene da tutti, riusciva a farti sentire importante. E io mi ricordo, lo dico sempre, no? Un'intervista che lui fece alle Iene, qual è il giocatore più sottovalutato che hai allenato? E lui disse Christian Brocchi. E questo è un complimento incredibile da un grandissimo allenatore come lui, no? Ma perché? Perché lui sapeva che poteva contare sempre su di me. Alla fine, come ti ho detto prima, no? In quei quarti di finale con l'Ajax, nella semifinale di andata con l'Inter, se Brocchi al posto di essere uno dei migliori in campo fosse stato il peggiore in campo, magari le partite sarebbero finite diversamente, anche per colpa magari di un singolo giocatore. Mister, io volevo chiederti, ma se eri un giocatore e come vedi i giocatori di oggi, quando non giocano è giusto andare a spiegargli il perché, oppure l'allenatore comunque è l'allenatore e non deve spiegare? E al contrario, se viene il giocatore con educazione e rispetto a chiedere perché non gioco, cosa posso migliorare, come viene visto da un allenatore? Allora, questa è la parte più difficile. Allora, secondo me anche lì ci sono due mondi diversi. Chi dice io non devo dare spiegazioni perché se non giochi è perché è una scelta tecnica, quindi è inutile che mi viene a dire perché non giochi, è una scelta tecnica. E invece ci sono quelli a cui piace parlare e dare una spiegazione, no? Io dico sempre che o fai così che non dai mai una spiegazione ed è per tutti uguale, o se invece decidi di entrare in merito alla cosa, vanno dette le verità. E quindi devi essere sincero al 100%. Perché volta non fa bene, dici? No, perché se tu vai a parlare con un giocatore e gli racconti gli giocatori non sono stupidi, quindi o dici la verità e quindi tu accetti il dialogo e dici la verità, o se no, se devi dire un qualcosa di negativo, un qualcosa non di negativo, scusa, un qualcosa di non vero, no? Per riuscire a venire fuori da quel dialogo lì è meglio secondo me che non parli, perché poi tanto il giocatore va via da lì e se si è sentito preso in giro incrini anche un po' il rapporto e anche la stima che c'è, quindi il giocatore magari... Non so se te lo ricordi, ma abbiamo visto proprio nell'escursus della tua carriera che l'esordio in Serie A sulla panchina del Milan di Carlo Ancelotti, titolare Christian Brocchi. Ah, col Piacenza. Sì. Piacenza, bravo. Che ho sbagliato un gol clamoroso. Sì, la prima occasione di Ancelotti in partita. Ma ti aspettavi di giocare la titolare? Come era andata? Sapevo che c'era quel posto vacante in quei giorni lì, avevo fatto bene nella partita di Coppa Italia e quindi lui mi mise in un ruolo anche un pochettino insolito perché giocavamo un 4-4-2 e io giocai largo a sinistra e mi ricordo quel cross che scendeva con di Contra. Mi sembra di Contra, no? Alto che scendeva giù così, io sono arrivato in corso, ho fatto per colpirla lì. Caspita, te lo ricordi ancora? Sì, ma perché ti è rimasto dentro? Perché mi è rimasto, io qualche siccome ho fatto pochi gol, no? I gol, quelli magari mancati o quelli che sono andati fuori così ce li ho come ricordo, e quello lì mi ricordo perché quella è una questione di 1 centimetro, quello è 1 centimetro, quell'errore lì è 1 centimetro, quindi non è bravo o scarso. Quello di Lobont è ancora meno di 1 centimetro. Quello di Lobont è uno dei più grandi. Come te lo ricordi, mister? me lo ricordo perché ho fatto gol in C2, ho fatto gol in C1, ho fatto gol in Serie B, ho fatto gol in Serie A, ho fatto gol in Europa League, pur non avendo fatto tanti gol nella mia carriera.
Che non è neanche vero questo, secondo me, mister. E mi manca il gol in Champions League. E che partita! E quello era gol. Quello era gol, porca miseria. Con la VAR. Era dentro, ma era dentro di tanto così. E io ho avuto 2 episodi nella mia carriera così. Quello Champions League con l'Ajax e quello in un Napoli-Lazio, decisiva per la Champions League, dove noi perdemmo 4-3, mi sembra. E un tiro bellissimo da fuori area, prende l'incrocio, va dentro, la palla viene fuori e non mi hanno dato gol neanche lì. Quindi 2 in carriera non sono poi così pochi. Senti, ma quel Milan-Ajax lì è una cosa incredibile. È un qualcosa di veramente bello, un qualcosa di bello perché io, vabbè, me lo ricordo come se fosse ieri, perché ribadisco, è sempre stato un po' un mio orgoglio, no? Quella partita con l'Ajax e il derby di andata con l'Inter, perché quarti di finale e semifinale sono 2 partite fondamentali, non è una partita di un girone, sono partite da dentro e fuori, sono partite veramente toste. Quella partita lì fu una partita veramente bella, giocata bene, con un impegno, un qualcosa. Ma io, sai cosa avevo? Io la fortuna che ho avuto nella mia carriera è che quando io indossavo la maglia, no, io guardavo e dicevo: ogni singola persona che è seduta qua a guardarmi vorrebbe essere al mio posto. Come faccio a non dare tutto quello che ho? Con quello non vuol dire che poi giocavi bene, non potevi fare un errore, ma a livello proprio di voglia, a livello di energia, a livello di spirito di abnegazione proprio, no? Di quello che deve avere un giocatore, che deve rispettare tutta questa gente che è venuta lì, che paga per guardarti, che ha fatto chilometri per guardarti e che vorrebbe essere al tuo posto. Cioè, questa è la cosa più bella in assoluto, e per me è sempre stato così. Quella partita lì, io mi ricordo, ho un ricordo vivo di quando siamo andati a conquistare la punizione, poi da dove è nato il 3-2, no? Che prendono palla, ripartono, io non ce la facevo più, ricorrere, che poi io in quell'azione lì non è che faccio una corsa proprio per dare un segno, perché a volte le corse di qualche giocatore, e nella mia carriera qualcuna ce l'ho viva, nei momenti di difficoltà di una gara, quando mancano 10 minuti, 5 minuti così, un giocatore che ti fa la corsa stupida per dare un segnale, dà un segnale ai propri compagni, dà un segnale alla gente, no? E dà un segnale alla squadra avversaria. Rino a Manchester è una cosa... Quella di Rino, che lo faceva a volte, io in quell'occasione lì o in altre occasioni che ho un ricordo ben chiaro. Quando io vedo delle squadre che stanno pareggiando, stanno perdendo e devono recuperare, e non vedo neanche un giocatore che a 5 minuti dalla fine la palla esce e mi fa quel gesto stupido, non è la cosa di dire cambia la partita lì, è il segnale che tu dai che è un qualcosa di importante. C'è chi crede in queste cose, io, c'è chi invece dice: ma che cosa stai dicendo? Giroud c'era spesso queste rincorse indietro a provare a riprendere un pallone che magari non è proprio suo, sì, per dare quei segnali là, no? È un segnale, ragazzi, non è una cosa che uno fa perché con quella lì recuperi la palla, dribbli tutto, vai a fare gol. No, lo sai benissimo che è una corsa dello stupido, ma anche quando vai a prendere la palla dalla rimessa laterale, lo sai benissimo che battere la rimessa laterale 3 secondi prima non cambia niente, ma è quello che tu dai ai tuoi compagni, gli stai dicendo crediamoci ancora, ai tuoi avversari gli stai dicendo vi facciamo gol, ai tifosi, se sei in casa gli stai chiedendo aiuto, se sei in trasferta gli stai spaventando. Volevo restare ancora sull'Inter e poi ti lascio su quello che vogliamo andare. Sembra un po' brutto parlare di Inter perché ovviamente siamo nella casa del Milan, ma come hai detto c'è grande rispetto anche tra tifosi. Poi il bello di Milano è questo, perché poi c'è grande rispetto tra le 2 tifoserie. Però ti chiedo 2 cose che non posso non chiederti avendoti qua, avendo vissuto quell'Inter. Di Pirlo, cioè se si vedeva che era già un giocatore che poteva arrivare, poi ognuno ai suoi tempi, non vogliamo demonizzare nessuno perché anche al Milan, alla Juve sono passati grandi giocatori, Henry, Vieira, con le loro parabole. Però ti volevo chiedere di Pirlo e ti volevo chiedere come avete vissuto nello spogliatoio il 6-0 del Milan. Allora, io fortunatamente non c'ero, quindi l'ho vissuta da fuori quel 6-0 lì e non l'ho vissuto. Però nello spogliatoio... No. E quindi quella parte lì me la sono persa. Però sinceramente, a prescindere da tutto, è vero che a Milano c'è molto rispetto tra le tifoserie, è vero tutto questo, ma è anche vero che si vuole vincere. Certo.
perché è giusto che sia così, il derby è sempre il derby, ragazzi, cioè, a prescindere dal rispetto, che è giusto, è anche una questione proprio di intelligenza, ma comunque gli sfottò la voglia di vincere, la voglia è così, qualche mezza litigata, no, tra amici anche ci sta, però sicuramente prendere 6 gol in un derby è tanto, è un qualcosa che fa male, è un qualcosa che non ti tiri via tanto facilmente, perché magari a Milano magari i tifosi dopo al derby successivo o 2 derby dopo, se poi lo vinci l'altro così lo fai scivolare via, il giocatore rimane per un po' dentro, perché comunque è un qualcosa di particolare. Di Pirlo invece cosa ti posso dire? Andrea, io ci giocavo contro già quando eravamo nei settori giovanili, no? E lo vedevi sempre con questa eleganza, con questi colpi, però giocava da trequartista, e io ti dico la verità, da trequartista Andrea era forte, perché quelle qualità lì le aveva, no? Ma secondo me gli mancava qualcosa in quegli anni lì, che poi poteva essere per la giovane età, poteva essere perché aveva bisogno di fare questo percorso, però era un giocatore fortissimo, un trequartista fortissimo, ma che gli mancava ancora qualcosina, e secondo me quel qualcosina lì l'ha proprio guadagnato nella posizione in campo, perché un conto è quando lui prende la palla girato di spalle oppure mezzo aperto col corpo, un conto è quando prende palla e guarda tutto. Quando Andrea prende palla e guarda tutto, possiamo salutare. Buonanotte sognatori. Esatto. Senti, a proposito di derby vinti, vorrei chiudere quell'incredibile maggio 2003, perché c'è dentro di tutto. Non voglio il racconto o le sensazioni anche, ma un aneddoto di quei 6 giorni lì. Cioè, quando tu sei in ritiro e tutta Italia, tutta Europa, ma più che l'Europa è Milano, perché tu lo senti quando accendi la TV, quando accendi la radio, quando vai in macchina, quando sali sul taxi, quando vai a Milanello, quando esci di casa. C'era una tensione incredibile, però me l'hai detto prima, la voglia che avevi. Ripenso anche a quella camera Turino e Cristiano Milanello. Ma io infatti ti dico, qualcuno sminuisce questa mia cosa perché dice per forza, ma perché tu nella finale sapevi di non partire titolare e quindi avevi qualcosa in meno. No, non è così. In quella prima partita dell'Euroderby c'era un'adrenalina, c'era un qualcosa nell'aria, Milanello era magico. Cioè noi quando camminavamo anche i corridoi di Milanello sembrava che ti stessero dicendo qualcosa. C'era, cioè io se ripenso mi viene la pelle d'oca, no? Perché veramente è stata una settimana ma proprio bella. Cioè per me è stato ancora più bella, no? Rispetto alla sera prima della finale, dove tu in finale comunque incontravi la Juve, comunque potevi alzare la Champions, no? E quindi è stato un'ulteriore, no, conferma di quello, ma quella volta nell'Euroderby era il primo Euroderby, ti giocavi una finale di Champions League, per molti la prima, per di più non eri al top come rosa in quel momento lì, cioè c'erano tante cose e lì c'era bisogno proprio di quello che eravamo noi, gruppo, forza, personalità, paura che non ci doveva essere, ed era bellissimo. Come c'eri in camera in albergo? Eravamo io, Abbiati e Gattuso sempre, abbiamo fatto Camerata, la tripla a Milanello, eravamo l'unica tripla, di solito ci sono tutte le camere singole o magari un paio doppie, e noi avevamo fatto diventare una doppia tripla e per anni siamo stati noi 3 in camera insieme, e ti assicuro che è stata una bella notte, perché si è dormito poco, ma non per così, ma proprio perché non vedevamo l'ora che arrivasse il giorno dopo. E quel viaggio da Milanello quando siamo usciti per arrivare allo stadio, cioè, sono dei ricordi che ho ancora veramente vivi in testa, veramente belli, no? Che c'era tensione, ma c'erano i sorrisi tra di noi, c'era qualche battutina forzata che ti usciva per stemperare la tensione. In realtà era chi era lì che stemperava di più? Ma un po' tutti, un po' tutti. Eravamo un gruppo veramente simpatico, noi ci divertivamo. Noi, primi tempi di Ancelotti, la sera prima della partita, io anche ero abituato, io con Prandelli ero abituato la sera prima della partita, lui si metteva lì, guardava tutti, chi rideva di più, chi rideva di meno, era uno che questa cosa qua ci teneva. Dice, porca miseria, se viene qua nel nostro Milan adesso e ci vede
della sera prima della partita ci manda a casa tutti, risate, scherzavamo, ci prendevamo in giro. Poi inizia l'allenamento, pum, serietà, impegno, no? Era tutto così. Ma c'è uno scherzone clamoroso. Ce ne sono stati milioni. Mezzo ce lo puoi dire. Guarda, noi ne raccontiamo uno solo sempre, no? È che a un certo punto, senza dire cosa abbiamo scritto, però una volta abbiamo rubato il telefonino di Gattuso e abbiamo iniziato a mandare i messaggi un po' a tutti, a giornalisti, a Braida, a dirigenti, a persone, e mandavamo dei messaggi. A un certo punto lui gli sono arrivate le risposte di questo qua, ma non puoi capire. È successo anche non chi se la prendeva sempre? Ma con Andrea ha preso dei bei schiaffoni. Oddo negli ultimi anni, quando è arrivato Oddo, ha preso dei bei schiaffoni anche lui da Rino, così, ma erano comunque cose goliardiche, certo, hai capito? Certo, cose goliardiche così. Infatti anche Andrea, quando gli faceva gli scherzi che lo prendeva in giro, che lui lo prendeva per i capelli e lo tirava, era diventata un po' uno sketch, quello carino. Ma era di cosa, nel senso, parlavate anche di, immagino, come tre amici in camerata, immagino PlayStation, e immagino anche discorsi da fratelli, no? Sai, no, la PlayStation erano Pirlo e Nesta, che avevano fissi nella loro camera, erano insieme PlayStation. Noi invece PlayStation no, però parlavamo sì anche di cose nostre, avevamo un rapporto. Quando sei un gruppo vero, cose belle, cose brutte, momenti belli, momenti brutti, i compagni servono anche in quello, no? E eravamo molto legati e ci aiutavamo molto tra di noi. Cosa vi accomuna a voi tre? Nel senso, si intravede da fuori, no? Perché Abbiati, te e Gattuso siete tre persone. La prima cosa che mi viene in mente, non conoscendovi a fondo ovviamente, è Vere. Mi viene in mente Gattuso, è stato qua Abbiati per anni. È l'unica cosa che ci accomuna. Ah, ok, ci ho preso. Esatto, perché? Proprio perché siamo delle persone vere, infatti ci siamo trovati. Poi dopo, Abbia in un modo, Rino in un altro e io sono in un altro ancora. Ognuno di noi tre è diverso, no? Adesso poi, per dire, io ho visto Abbiati settimana scorsa, non lo vedevo da qualche mese, no? Appena ci rivediamo a me brillano gli occhi, a lui brillano gli occhi. Come vi chiamate? C'è un soprannome? No, soprannomi no, però è proprio, a volte gli occhi parlano, no? E basta, non serve dire altro, no? L'ho visto proprio settimana scorsa, che era qualche mese che non ci vedevamo. La cosa bella che dico sempre, non solo di noi tre, ma di tutto il nostro Milan, che la vita ti porta a non poterti frequentare. Magari ti senti poco, magari non ti vedi, ma se noi ci dovessero chiamare qua in questo momento, noi ci troviamo dentro questa stanza, tutti noi, di quel mio gruppo, di quel Milan lì così, cominceremo a parlare, ridere, scherzare come se ci fossimo visti ieri a Milanello. Perché proprio c'era un qualcosa di un'alchimia veramente importante. Non c'erano gruppi WhatsApp o li avete creati dopo? Ma no. non erano una priorità sicuramente. Non c'erano forse, lo so. La priorità non era quella in quel momento. Senti, gli occhi parlano, e gli occhi di Sheva Manchester sono un frame che penso... Voi no, perché non l'avete vista in diretta TV, immagino l'avete rivista dopo, però per un tifoso del Milan è quasi un'icona. Non ti chiedo tanto di quella partita, ti chiedo il dopo. Perché no, Fra, noi siamo abituati a tornare spesso subito dopo la partita, quindi arriviamo a Milano di notte. Se non sbaglio, lì voi restate a Manchester. Sì, noi facciamo sempre, ma tutte le partite di Champions noi rimanevamo a dormire poi la sera dopo la partita e tornavamo la mattina. Perché questa è una cosa che è cambiata. Dipende dagli aeroporti. Ultimamente se l'aeroporto rimane aperto un po' di più, se no si chiudono. Poi, dipende. Noi proprio c'era una cosa societaria che... Perfetto. No, si preferiva dormire lì perché davi la possibilità di ti svegliavi la mattina, andavi direttamente a Milanello, facevi l'allenamento del praticante che aveva giocato e poi dopo andavi a casa. Era una prassi che c'era nei nostri anni. Però ti dico, vabbè, la cosa bella è che secondo me eravamo in quel momento lì, no? Abbiamo vinto la Champions e per molti di noi, come ho già detto, era la prima volta. Quindi tu volevi prendere questa Champions qua e fare una piccola dedica. Ognuno di noi avrà avuto non so quante persone a cui fare un gesto, uno sguardo, una parola, un qualcosa, no? Ricordo le mogli, i parenti. Chi c'era dei tuoi? Che avevamo in tribuna, a me c'era mia fidanzata, poi c'era tutta la parte delle fidanzate mogli, no? Così c'erano qualche genitore, c'erano amici, ognuno di noi voleva comunque dare a un qualcuno della sua vita che li aveva accompagnati fino lì un qualcosa come per dire grazie. Bello. Quel gesto lì
della Champions che tu la fai vedere, è come dire grazie, perché tu arrivi a vincere un trofeo che è il sogno di ogni giocatore, quello di poter vincere la Champions, e tu sei arrivato a vincerlo anche grazie all'aiuto di altre persone che magari hanno condiviso con te la tua vita. Io se penso ai miei nonni, se penso a mio papà, a mia mamma, se penso alle persone che mi sono state vicine da quando ero ragazzino, vedere il proprio figlio che alza la Champions. Ma cosa dicono i tuoi figli quando rivedono te che alzi la Champions? È diverso. Sì. Perché non c'era quell'occhio lucido. No, fai conto che io ho il figlio grande milanista, proprio milanista. No, che gli piace. Il piccolo invece, siccome moglie milanista, figlio grande milanista, io milanista, lo sai benissimo che a volte in tutte le famiglie arriva il piccolino e deve dire: ah sì, siete tutti milanisti? E io sono juventino. No? E quindi purtroppo ero riuscito a riportarlo dalla parte nostra. Poi è arrivato Cristiano Ronaldo, in quegli anni lui era piccolino a scuola e ci ha fregato. No, però sicuramente loro se ne rendono conto. Mio figlio piccolo, abbiamo una foto in casa, lui dentro nella Champions, no? E abbiamo questa foto qua, lui fai conto che c'entrava nella Champions, e abbiamo questa foto qua, ed è quello milanista, infatti. Sicuramente danno un'importanza e lo sanno, ma quando magari non le vivi in prima persona non riesci ad avere la stessa percezione. Ma quando Rino dice in quell'intervista post Manchester, era giorni che mi diceva fammela vincere, è anche per questo, cioè tu nella sera prima di Manchester ripensi a Buccinasco o ci ripensi forse dopo? Io ti dico, quando lui diceva fammela vincere, io qua penso a due cose. Uno, io sapevo di non giocare quella partita lì, no? E quindi dicevo a Rino fammela vincere, perché gli dicevo: ho fatto la semifinale, ho fatto i quarti di finale, svanisce tutto. No, Rino era in campo, Rino per me io non giocavo perché giocava Rino, ma io tifavo Rino. Eri una parte di Rino? Io tifavo Rino, noi facciamo il riscaldamento in campo prima delle partite, io andavo fuori e aiutavo Rino a scaldarsi. Quella è la forza del nostro gruppo, quella era la forza anche di alcuni giocatori del nostro gruppo. Io ero uno di quelli, no? Perché comunque era giusto, perché Rino era più forte di me. Rino era più forte di me, è la verità. Poi ero forte anch'io? C'è chi dice sì, c'è chi dice no. Via dal Milan a Firenze sono sempre stato titolare inamovibile, alla Lazio sono sempre stato titolare inamovibile, al Verona sono sempre stato titolare inamovibile. Al Milan avevo questi mostri sacri davanti e quindi ho giocato di meno perché c'erano loro. Rino era più forte e giocava lui giustamente, io tifavo per lui e lui sapeva che quando entravo in campo io non doveva avere problemi, quindi questa era una grandissima forza. Io ho sentito forse nella storia 3 squadre che vivo, la cosa che avevo letto magari in un qualcosa che i giocatori tra di loro nei spogliatoi litigavano, non avevano rapporti, così sono riusciti a vincere. Se no tutte le squadre che hanno vinto, alla base c'era un gruppo di amici, un gruppo che stava bene, un'alchimia che si creava, che quella lì non la puoi comprare con i soldi o con le scelte tecniche, ma devi avere, i dirigenti devono avere la fortuna di comprare dei giocatori che senza poterlo sapere poi riescono tra di loro a creare quell'alchimia che ti porta a vincere. E quando perdi? Perché tu eri a Manchester, eri ad Atene, eri in tribuna, ma eri anche ad Istanbul. Sì. Come te la porti poi in carriera? Come reagisci quei giorni lì? Tra l'altro Rino tante volte ha raccontato l'aneddoto del dottor Gagnani che lo chiude e dice: tu da qui non ti muovi, perché Rino voleva smettere, voleva comunque andare via. Ma certo, perché comunque se tu fai un qualcosa con la passione vera, se tu fai un qualcosa perché ci tieni, come ti ho detto prima, no? Io a volte, se c'è qualche tifoso del Milan, no, che dice un qualcosa di negativo su di me, no? Io ci rimango male, non perché mi hai detto un qualcosa di negativo, perché forse tu non sai quanto sia importante per me quella maglia, quanto io ho dato nella mia vita per quella maglia lì, no? E noi in quel momento lì eravamo tutti legatissimi, avevamo tutti un qualcosa di veramente forte. E quindi quando abbiamo perso quella finale in quella maniera lì, perché poi devi anche saper perdere, però un conto è tu perdi una finale e dici ok, ho perso, sono stati più bravi di noi, oppure abbiamo perso in maniera immeritata, ti viene il nervoso, però hai giocato una partita e l'hai persa. Ragazzi, il calcio non si può vincere sempre, ok? Un conto è perderla come l'abbiamo persa noi, dominando. Quella cosa lì fa male, cioè noi vinciamo 2-0 con Liverpool nel 2007 giocando male e perdiamo nel 2005 giocando una partita veramente bella, cioè, quindi capisci?
Cioè, purtroppo questo è il calcio. Vogliamo risottolineare il fatto che poi si è detto più volte, però magari qualcuno ancora sfugge, c'è la leggenda del fine primo tempo. Ma quella lì, ma figuriamoci. Esatto. Ma figuriamoci. Guarda, quello lì è assolutamente una... modo per sottolinearlo. Ma te ti immagini Paolo o ti immagini Billy o ti immagini qualcuno, no? Ma posso dirti, dico Paolo e Billy così è credibile, Sì. Ma ti potrei dire, ti immagini me? Ti immagini altri? Ti assicuro, no. Assolutamente. No. Ma no. quando Dirk Kuyt segna ad Atene? Quando? Quando Kuyt segna ad Atene, 2-1, 87esimo, 88esimo, cosa hai pensato? Niente. Devo dirti la verità, io non ho mai avuto il dubbio che noi nel 2007 non potessimo vincere quella Coppa lì. Anche prima di essere 2-0? Sì. Cioè, se tu mi chiedevi prima della finale, io ti dicevo vinciamo noi. Non può essere, vinciamo noi. Perché era stata troppo quella là per non avere veramente la rivincita che meritavamo. Ma oltre e a questa cosa per la squadra che eravamo. Di fato e destino, da che segnali lo vedevi? Cioè, io lo vedevo da noi, ma noi eravamo un gruppo, avevamo dentro dei giocatori, personalità incredibile, attaccamento alla maglia incredibile, gruppo forte, non potevamo non vincerla. Era troppo, ci tenevamo troppo, eravamo troppo concentrati, focalizzati, eravamo troppo tutti, no? Eravamo secondo me al 100, performanti al 110%, ognuno di noi. In quella partita lì mi viene in mente Inzaghi, no? Che poi fa, e com'era lui prima di queste partite? Spogliatoio, no, vabbè, ma sempre allora, lo stesso perché tanto... dicono sempre, no, il diatriba, no? Inzaghi non doveva giocare perché stava a pezzi, doveva giocare Gilardino, poi Ancelotti dice no, ma Pippo è sempre, no? Pippo non lo devi mai ascoltare prima della partita, cioè, perché sennò c'è sempre qualche mezzo problema. Una volta io rido perché è mio fratello Pippo, quindi posso fare qualche battutina per questo. E una volta c'ha febbriciato, una volta c'ha il mal di gola, una volta c'ha una cosina, deve mettere la magliettina, poi lana fuori, cotone sulla pelle, adesso quando mi sente mi chiama, no? Però la verità è che Pippo era affidabilissimo in queste partite, perché sapevi che se c'era un rimpallo, una palla, un movimento giusto da fare, lui c'era. Come te lo spieghi Inzaghi? Cioè, come calciatore, perché è stato un grandissimo... Inzaghi me lo spiego in un'unica parola: passione. Cioè Inzaghi è passione. Pippo viveva, e anche oggi è così, fortunatamente adesso è diventato papà e magari al posto di pensare 24 ore al giorno al calcio, magari qualche ora pensa anche ai suoi figli, finalmente, dico io, no? Perché lui era una roba impressionante, cioè lui anche da ragazzo, se andava con una donna parlava di calcio. Cioè, no, c'erano delle mie amiche che lo conoscevano che mi dicevano ma gli puoi dire se stasera puoi evitare di parlarci, no? E in realtà adesso fortunatamente una moglie splendida, diventato papà e ha un qualcosa di e magari riesce a staccarsi un po' da quello, no? Però ha veramente passione. Lui gli chiedevi, ti sapeva dire come allacciavano le scarpe i difensori avversari, che tacchetti usavano, qual era lo sponsor, che se era più forte uno o era più forte un altro, quello più lento, quello più veloce. Sì, quelle cose lì le sapevamo un po' tutti, ma lui proprio entrava in dei particolari che neanche pensavamo, quindi era passione vera. Allora, siamo neanche a metà della tua vita, ma vogliamo un po' velocizzare perché staremmo qua ore e lo ripetiamo. C'era il 3-0 di Manchester, che è la partita perfetta per arrivare a quella lì. C'è qualche cosa che ti ricordi particolarmente? Ma no, mi ricordo solo che mi devono ringraziare un po' tutti, perché io in una partita d'andata faccio un controllo sbagliato a centrocampo. È vero che dopo di me potevamo recuperare e non prendere gol, però quando ti succedono quelle robe, purtroppo nella vita c'è chi ha sbagliato rigori decisivi, chi ha sbagliato un gol, chi ha sbagliato una roba, può succedere a tutti. Però siamo arrivati in quella partita lì che era la stessa identica nella stessa identica condizione che ho detto prima della finale del 2000. Noi in quelle partite lì lo sapevi, c'era troppo, ormai conoscevamo. Quando hai un gruppo che gioca insieme da tanti anni e ogni anno magari cambiano, no, in 2 o 3, però lo zoccolo duro, queste cose qua le percepisci, tu li capisci i momenti dove dici oggi questa squadra qua non può sbagliare la partita, e quella partita lì non la potevi sbagliare.
Lazio, fai 5 anni, ti rimetti in discussione e hai pianto quando hai lasciato il Milan. Com'è stato quel momento lì? C'è la possibilità di andare alla Lazio, io dico voglio andare a vincere una coppa con una maglia diversa da quella del Milan, se no finisco la carriera e mi dicono sì, certo che hai vinto tutte le coppe, giocavi in quel Milan lì, ma tanto non giocavi, e abbiamo visto che in realtà poi non era proprio... Lo sottolineo perché abbiamo guardato prima i numeri, facevi 6, 4, 8 in carriera ogni anno di gol, quindi non è vero che ne hai fatti pochi, non ti buttare giù. E comunque quella è la mia scelta. Chiamo il dottor Galliani, gli dico questa cosa, lui mi dice Cristian, tu qua, io non lo sai come sono io, vuoi andare via, vai via, però se fosse per me tu finiresti qua la carriera, avevo 32 anni, quindi finire la carriera vuol dire che sarei rimasto al Milan a vita senza problemi. Poi io, essendo del settore giovanile, nella lista UEFA c'è il posto per i giovani del settore giovanile, quindi non sarei mai andato via. Però quell'estate lì il Milan prende Flamini, quindi un giocatore in più, pagato tanto, e io ho detto io voglio andare a vincere con una maglia diversa. Mi viene fuori la Lazio e scelgo di andare. Quindi vado ad Ancelotti, glielo dico e devo salutare i ragazzi. Fai conto che a casa mia non lo sapeva nessuno, né mia moglie, non gli avevo parlato, i miei, nessuno. Quindi io sono a Milanello, parlo a Ancelotti, vado lì in mezzo al campo e logicamente lì viene fuori l'affetto da parte dei miei compagni, qualcuno si è messo a piangere, qualcuno ha trattenuto le lacrime, un grosso abbraccio e tutto, ed è stato un momento veramente... Penso che quello insieme al saluto che poi ho avuto dopo la Lazio sono stati 2 momenti veramente emozionanti per me. Tant'è vero che io ho fatto da lì, ho fatto un po' il duro, ho salutato e tutto, poi cammino, faccio il vialetto, andare su a prendere la mia macchina, entro in macchina, esco fuori da Milanello, non ho fatto in tempo ad uscire da Milanello dove non c'era più nessuno, ho iniziato a piangere e praticamente ho smesso di piangere una volta entrato a casa mia, dove entro in casa piangendo, mi chiedono cosa c'hai, io dico alle 5 c'ho il volo che devo andare a Roma, sono andato alla Lazio. Quindi. E cosa ti hanno detto a casa? Io ho sempre fatto così. Siccome sono cresciuto con i genitori che non mi hanno mai detto cosa dovevo fare, hanno sempre rispettato le mie scelte. Anche a casa mia, sul lavoro, deve essere, a me non sono mai piaciute le mogli che intervengono nelle scelte dei mariti, queste cose qua non le giudico, ognuno è libero di fare ciò che vuole, ma lavoro è mio e decido io. E quindi perché solo noi in prima persona sappiamo quello di cui hai veramente bisogno, quello che passi o quello che non passi. Anche se tu provi a spiegarlo a tua moglie, ai tuoi figli, ai tuoi genitori, non riescono mai a capirlo fino in fondo finché non lo vivono. E quindi prendo e vado alla Lazio. E il primo anno vinco la Coppa Italia. Subito. Contro la Roma. No, il primo anno contro la Sampdoria. Poi l'estate successiva facciamo la Supercoppa italiana con l'Inter del triplete e vinciamo la Supercoppa italiana. Quindi nel giro di un anno da quando io sono andato via dal Milan... Già l'obiettivo che ti eri prefissato lo avevi raggiunto. Bravissimo. Sempre titolare, sempre così, e quindi è stato qualcosa di veramente grande. Senti, ma hai sempre pensato, o quando ti è scattata la volontà, l'idea, l'ambizione di fare l'allenatore? Ma in realtà questa è una colpa, e uso il termine colpa col sorriso, del dottor Galliani, no? Che quando finisco di giocare per un infortunio, io ho smesso di giocare per un infortunio che poi non è quel fallo di Matusalem che tutti dicono. Io mi ero fatto già male un anno prima. Ho fatto di tutto per poter continuare a giocare perché era la mia passione, mi sentivo ancora bene, io ero ancora un titolare nella Lazio quando mi ero fatto male in quel momento lì, quindi stavo bene, volevo continuare a giocare e purtroppo da quell'infortunio in poi lì non sono più riuscito, il piede non mi teneva, ho provato a fare tutti i migliori del mondo, non sono riuscito a rientrare. Quel fallo di Matusalem è stata solo la parola fine a un calvario che ormai era iniziato un anno prima. Galliani mi chiama subito e mi dice: quando sei andato via dal Milan ti avevo detto che dovevi ritornare, mi piacerebbe che tu l'anno prossimo facessi l'allenatore di una squadra del settore giovanile del Milan. Questo cosa ti fa capire? Che società è il Milan? Perché il Milan ha vinto così tanto nell'era Berlusconi-Galliani? Perché io dico che il Milan è la mia famiglia, come lo dicono tanti che hanno passato anni nella nostra famiglia, e perché quando te ti comporti bene, quando tu sei una persona che hai dato tutto per quella maglia, che hai sempre portato rispetto alle persone, che non ti sei mai comportato male, loro ti danno sempre indietro. E quindi lui mi chiamò e mi disse questo. Io a un certo punto dico: non sapevo di voler fare l'allenatore, non è che avevo proprio questa cosa di dire voglio fare l'allenatore. Ho detto vedrò, quando smetto capirò, perché io volevo continuare a giocare.
Quindi inizio questa nuova avventura e poi da lì è stato un susseguirsi di cose belle. Primo anno negli allievi vinciamo il campionato, facciamo un paio di tornei internazionali molto belli con Real Madrid, Valencia, altre squadre, vinciamo tornei, no, è stata un'emozione grande. L'anno dopo mi fanno andare in primavera, faccio un biennio in primavera molto molto belli, cioè squadre mi davano soddisfazione, tiravamo fuori dei ragazzi, stavano facendo crescere i ragazzi. In quel momento lì lavoravamo veramente con un obiettivo che era quello di formare i giovani per la prima squadra. Giocavamo sotto età, quindi non potevi vincere il campionato in primavera perché affrontavi delle squadre che avevano 10 anni quasi tra tutti i componenti della squadra di differenza, e a quei livelli lì è troppo. Però insomma sforniamo qualche ragazzino. Però importante. io me li sono segnati perché mi ha colpito, perché io ho riavvolto la rosa, ho fatto +7, +8 a livello di anni. Plizzari, Felicioli, Locatelli, Mastalli, Crociata, Zanellato, Vido, Cutrone, sono tutti giocatori che hanno giocato in Serie A o che giocano in Serie B, che sono stati Roma, Calabria, li ho messi, anche se quello è un discorso a parte, secondo me, che è un discorso a parte. Calabria sì, Calabria forse un discorso a parte perché già lui era un giocatore importante nella primavera di Pippo. Donnarumma sarebbe diventato un portiere come lo è, anche senza di noi. Però io ti assicuro che il suo arrivare prima è anche grazie non a Christian Brocchi, anche se vabbè, avere un allenatore che ti obbliga e ti violenta per farti giocare con i piedi subito da quando sei ragazzino e così, che ancora nel settore giovanile si faceva ancora un po' di fatica in quei primi anni lì, che è stata poi la differenza che ha fatto sì che il grande Sinisa a un certo punto decise di dargli questa opportunità. Quindi anche lui quel percorso che ha fatto con me in quegli anni lì, con tutta l'area metodologica che c'era, è sicuramente stato importante per portarlo presto in prima squadra, non per farlo diventare un portiere che lo sarebbe diventato comunque. L'ultima domanda che ti chiedo lato mio, poi lascio a te Fra, che rapporto avevi umano e professionale con Sinisa Mihajlovic? Perché tu ci hai lavorato, diciamo, un gradino sotto, perché tu allenavi in primavera, Sinisa allenava in prima squadra. Poi formalmente lo hai sostituito, però è un discorso che esula da quello che voglio fare io. Che approccio avevi? Perché immagino che a Milanello il confronto fosse quotidiano. No, invece quello è sempre un po'... Io con Sinisa avevo un rapporto meraviglioso, bellissimo. Quando ci trovavamo, parlavamo, lui in quell'anno lì ha avuto poco bisogno di ragazzi perché aveva una rosa dove aveva il numero giusto, quindi di solito questi continui confronti ti capitano quando la prima squadra ha bisogno di giocatori della primavera, così in quell'anno lì non c'è stato tantissimo bisogno di questo, quindi le volte dove ci vedevamo si chiacchierava, avevamo un bel rapporto, poi vabbè ci conoscevamo già da prima. E sai cos'è? Che è troppo facile, no? Adesso dire cose belle su Sinisa, ma Sinisa era un uomo di spessore, Sinisa era un uomo importante, no? Una sera mi ricordo che una delle prime volte dove uscì un articolo che dicevano che io dovevo andare, che io ero stato a cena col presidente, così io vado da Sinisa che Sinisa va che è mica vero. Te lo assicuro che io sono, e non era vero, che avevano scritto una cosa non vera, no? Lui mi fa: ma che cosa me ne frega, guarda stasera c'è la cena con la squadra, porti i ragazzi a fare a mangiare, vieni a cena con noi. La sera sono andato a cena con lui, il suo staff e tutta la prima squadra, per dire perché c'era lealtà, sapeva che anch'io ero una persona reale, avevamo un rapporto molto schietto e sincero e non ci raccontavamo bugie. Quando ci sono stati momenti dove ci andavo a dirgli è successo questo, questo e questo, ne abbiamo parlato, è successo questo, questo e questo. Sul discorso Milan Primavera, tanti giocatori per meriti del settore giovanile del Milan, quindi tanti gli allenatori non sono arrivati, perché arrivare in Serie B e Serie A vuol dire arrivare, altri no per diversi motivi. Mi sono segnato 2 nomi, Mastur che non è arrivato e magari io mi ricordo in quella primavera lì che la commentavo, c'era Torrasi che era fortissimo, ha avuto un paio di infortuni e non è arrivato, quindi non è arrivato, ha fatto la Serie B, ci tornerà perché è un giocatore comunque di livello, però il percorso dei giocatori giovani, visto sfortuna e visto magari non proprio sfruttare al meglio le proprie qualità. I posti sono pochi, le qualità che devi avere non sono solo tecniche, le qualità che devi avere non sono solo fisiche, le qualità che devi avere sono anche, e in buona parte anche proprio a livello di personalità e di mentalità. Non tutti i ragazzi sono pronti a fare un salto
nel calcio dei grandi. Non tutti i ragazzi riescono a fare quello step in avanti anche da un punto di vista proprio di costanza, anche di vita, anche di priorità. Io ho visto tanti ragazzi che, per dire, nei primi anni da professionisti vivevano i pre-gara come quando erano negli allievi del Milan, no? E purtroppo invece le cose cambiano, perché, come vi ho già detto prima, quando tu affronti della gente che lo fa di lavoro, quando tu affronti vai a giocare in degli stadi dove la gente, se sbagli, ti critica. Tu non è come quando giochi in primavera, che anche se c'hai la tribuna e ci sono 2000 persone non ti criticano, perché non è che c'hai i cori contro in primavera, non è che c'hai la contestazione in primavera. Cominci a vivere delle situazioni da grande. Non tutti hanno la bravura, la forza e la costanza di riuscire a venire fuori da queste situazioni qua. E soprattutto io dico sempre, lo sto dicendo molto ai giovani, adesso sto andando a parlare, spesso vado a parlare con i giovani e mi piace molto, che bisogna sempre costruirsi un piano A e un piano B nella vita, no? E il piano A non è il calcio, il piano è lo studio, il piano B è la vita. Perché? Perché se tu hai un piano A importante, che è quello dello studio, ti serve per due motivi. Uno, perché se non vai bene nel calcio riesci comunque ad avere una vita di un certo tipo o a cercare di fare di prendere determinate strade importanti. Due, perché al giorno d'oggi i calciatori pensanti sono quelli che riescono ad avere più facilità ad inserirsi non solo a livello tecnico, ma anche a livello proprio gestionale, da un punto di vista di apertura mentale, da un punto di vista di essere pronti ad andare in un mondo che è completamente diverso da quello che hai vissuto. E quindi la difficoltà più grande per i nostri giovani è proprio quella. Mentre dici queste cose mi sono venuti in mente Pobega e Gabbia, però andiamo un po' più nel senso di gente che comunque pensante, no? Sotto questo punto di vista. E allora ti assicuro che non erano i più forti nella loro squadra. Infatti. Non si pensava fossero i più forti, si pensava che fossero dei giocatori bravi, no? Però poi la differenza cosa l'ha fatta? Altro. Per chiudere, Monza in generale hai fatto comunque bene, hai ottenuto grandi risultati, qualcosina da aggiungere su quell'esperienza che è recente, tutti abbiamo visto. Io penso che Monza sia andata non bene, benissimo, solo che logicamente quando tu al secondo anno, dopo aver vinto la C, non riesci ad andare subito in B, sembra che le cose... No, in realtà vincere la Serie C, ci sono squadre che hanno speso gli stessi soldi del Monza in Serie C e non sono andate per 4-5 anni. Noi siamo andati al primo vero tentativo, facendo un cammino incredibile. In Serie B ci siamo andati vicini, purtroppo la Salernitana, tra un rigore al 96esimo, una partita non giocata e vinta a tavolino, e una partita dove ha affrontato una squadra che ormai non aveva più niente da dire, quindi a livello anche di energia, a livello di cose, era sicuramente due mondi diversi. Purtroppo siamo arrivati terzi e non siamo riusciti a fare quello step lì che poteva valere un qualcosa di veramente grande. Ma per la costruzione di quella che è stata il Monza società, io penso che abbiamo fatto un lavoro meraviglioso, perché siamo partiti da avere niente o poco e abbiamo costruito un qualcosa di importante, tant'è vero che quando arrivò Stroppa mi fece anche i complimenti per tutto quello che avevamo creato lì a Monza, e serviva per poter diventare una società importante, perché il Milan ha costruito i suoi successi su quello e a Monza Berlusconi e Galliani hanno fatto la stessa cosa. Io sono contento di averne fatto parte. E Palladino? Te lo immaginavi? Palladino, ti dico la verità, io l'ho allenato per modo di dire, perché è arrivato e era infortunato, poi dopo si è rimesso in condizione e doveva giocare una partita 2 giorni prima della prima partita che doveva giocare, ha riavuto un problemino e quindi praticamente non ha mai giocato con me. La cosa che notavi, tu noti all'interno della tua squadra i giocatori che quando spieghi, quando parli, sono attenti e vogliono capire che cosa tu gli stai chiedendo e perché, no? Io ho delle esercitazioni che propongo da allenatore, magari un po' più evolute, magari un po' più studiate in dettagli per cambiare qualcosina, ma che magari ho rubato dagli allenatori che ho avuto. E tu i giocatori che vogliono fare allenatori li vedi da quello, da come ti ascoltano, da come guardano e dalle domande che ti fanno. E lui sicuramente era uno di quelli che guardava, osservava e capiva. Cristian, ti dà la Biro Luca. Facciamo il giochino della piramide che adesso va tanto in voga sui social, ovvero io ti dirò, scelto con Luca Fazzini, abbiamo messo
insieme un po' dei mediani, una parola che non esiste, cioè perché non eravate mediani, mezzali, chi più difensivo, chi più offensivo, quindi abbiamo discusso per minuti chi mettere. 10 della storia del Milan, non i presenti, però andiamo con ordine e tu quando scrivi ci dirai prima fila, seconda fila, terza fila o quarta fila. Partiamo con Ambrosini. Dove lo mettiamo? In questa piramide di 10 centrocampisti centrali difensivi della storia del Milan. Cavolo, però adesso non sapendo gli altri allora lo metto in terza fila, Ambro, dai, tanto è mio amico, non si offende. Va bene, secondo me ci sta, dai. Devo scriverlo? Vai. Poi abbiamo Gattuso. Gattuso lo metto, guarda, posso dirti, mi dispiace per gli altri perché so che c'è qualcuno di forte, però Rino io lo metto qua. Al primo posto. Primo posto Gattuso e secondo me non sbagli, non si sbaglia mai. Desailly al secondo posto, poi ti abbiamo messo a metà strada, così vediamo Brocchi. Io mi metterei qua, per quello che ho passato, per quello che ho dato e per tutto l'amore che ho avuto verso questi, ma per rispetto di grandissimi giocatori che poi ci saranno anche qua mi metto qui, guarda. Allora, lo diciamo per gli amici di Spotify, esatto. Si sarebbe messo a braccetto con Gattuso, e invece avrei continuato nella mia... una camera singola. Avrei continuato nella mia storia. Nella storia e quindi quarta fila. E quindi quarta fila per Brocchi. Lodetti, che i giovani magari non si ricordano. E proprio per quello allora te lo metto qui, guarda. Al terzo posto Lodetti. Si ricordano invece Tonali. Sì, Tonali sì, ma ha fatto troppo poco. Lo mettiamo in quarta. Poi abbiamo dei grandi giocatori, perché abbiamo pensato a tanti giocatori, ma chi è stato tanto grande ma ha giocato poco, E quindi ti buttiamo lì un De Jong. De Jong sì, però stesso discorso. Perché hanno avuto magari una carriera grandissima, però al Milan sono stati un po' poco. Quindi capisco i ragionamenti, quarto, esatto. Van Bommel. Van Bommel ha giocato a un certo punto al posto di uno, se non il più forte, uno dei 3 più forti al mondo, che è Andrea Pirlo. Quindi per questo qua lo tengo anche lui. Quasi come se fosse una colpa, quarto posto. Al quarto posto. E poi gli ultimi 2 sono Rijkaard, e mettiamolo, e poi ti dico l'ultimo. No, però Rijkaard, ragazzi, ero ragazzino, è troppo forte. Cioè, sì, lo metto qua. Secondo posto. L'ultimo è Frank Sì. Vedi, alla fine, anche non sapendo i nomi... Gattuso 1, Desailly, Rijkaard 2, Ambrosini, che sì lo detti, 3... Brocchi a cavallo tra l'1 e il 4 e poi in quarta Tonali De Jong. Abbiamo lasciato fuori Flamini, Montari. Non è male, è venuta anche sapendo i nomi non sarei andato tanto lontano. Cristian, siamo quasi in chiusura, ma il nostro format, il nostro podcast prevede altri 2 momenti. Allora, questo ce lo conserviamo perché ce l'abbiamo anche degli altri, quindi li conserviamo con amore. Abbiamo questo giochino qua, direi una carta. Sono domande casuali prese dal mazzo, peschiamone una e rispondiamo. La leggi tu ad alta voce. Porca miseria, con quale personaggio storico ti piacerebbe chiacchierare? Ti dico Paolo Coelho. Ce la spieghi un po'? Perché da quando ero ragazzo ho letto tutti i suoi libri, mi ha sempre dato nei momenti miei di maggior confusione, di maggior nervoso, mi ha sempre dato quella serenità di cui avevo bisogno e mi è sempre piaciuto, quindi ti direi lui. Bella questa. Grazie mille Cristian, non abbiamo ancora finito perché noi, allora chi ha visto il primo podcast, chi non l'ha visto se lo vada a vedere, abbiamo una lampada magica e possiamo spoilerare chi uscirà dalla lampada magica. Ovviamente dalla lampada esce il genio, Savicevic. Puoi esprimere 3 desideri. Professionale, speriamo di riuscire a trovare un progetto giusto per me, per la persona che sono e per quello che ho già fatto, che magari è stato riconosciuto solo in parte. Per quanto riguarda la mia vita privata, solo ed esclusivamente la salute dei miei figli, che è un qualcosa di meraviglioso. Io per i figli, come penso tutti, farei qualsiasi tipo di cose, gli auguro ogni successo e spero che possano giocare a calcio anche loro che ci tengono. Per quanto riguarda la mia vita privata spero di avere quella serenità che ha contraddistinto gli anni migliori della mia vita, che grazie a quella sono riuscito ad arrivare a fare quello che di grande ho fatto
e io penso che se dovessi ritrovare in questo momento della mia vita quella serenità lì, probabilmente riuscirei ancora a godermi la vita per tanti anni.